Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi volevo parlarvi brevemente di questo sacco a pelo che sicuramente mi avrete visto utilizzare durante le mie uscite nella neve, i miei pernotti invernali. È il sacco a pelo della Simond, il modello è il Makalu Light 3 Down, che ha una temperatura comfort di meno 12 gradi, limite di meno 19, extreme di meno 42 gradi, almeno così è quello che dice il produttore. Peso di 1,7 kg per un'altezza massima di 1,85 m. Per prima cosa ci tengo a precisare che non c'è alcun tipo di collaborazione tra me e la Simond, non abbiamo mai collaborato prima e non so se mai lo faremo, e quindi è una recensione assolutissimamente onesta, come al solito del resto, ma in questo caso ci tengo anche un pochino siccome è un sacco a pelo che costa intorno ai 300 euro, che è una cifra né troppo alta né troppo bassa, intendo dire che per un sacco a pelo invernale è una cifra relativamente bassa, ma per le tasche di una persona normale 300 euro sono comunque una certa cifra, insomma, uno pretende un certo tipo di qualità. Allora, vi posso dire che per prima cosa questo sacco a pelo, come potete notare, ha una sacca di compressione che è abbastanza scandalosa, perché tirandolo fuori dallo zaino, dalla sua maniglia, quando voi lo mettete nello zaino, lo comprimete, poi lo tirate fuori, afferrate questa maniglia, lo tirate fuori e insomma dovrebbe reggere. Invece si è rotta subito praticamente, qua c'è un grosso strappo, quindi questo è un primo difetto, sacca di compressione assolutamente non adatta a questo sacco a pelo. Adesso lo vado ad aprire e vi racconterò anche un pochino la mia esperienza con temperature intorno ai meno 5, meno 6, meno 7. Ecco. Tendenzialmente ho dormito, ho pernottato con queste temperature, non oltre, nonostante sia un sacco a pelo venduto per comfort meno 12. Allora, andiamo a tirar fuori il sacco a pelo. Oltre alla sacca di compressione c'è anche questa retina per lo stoccaggio, perché i sacchi a pelo non andrebbero lasciati nella sacca compressa, perché sennò si possono rovinare. Dunque il potere di riempimento di questo sacco a pelo è Queen o Queen, non so come si pronunci, 800, quindi diciamo più o meno nella norma. Mi pare che il riempimento migliore sia 900 o 1000. Il Queen è praticamente la quantità di piuma che c'è all'interno del sacco a pelo, che con l'aria permette di gonfiarsi e creare un migliore isolamento, quindi maggiore è il valore del Queen e maggiore l'isolamento del sacco a pelo. In questo caso abbiamo un valore abbastanza buono. Non è tanto il riempimento la cosa che mi ha lasciato un pochino perplesso. Allora, la prima cosa che possiamo notare è che è fondamentale in un sacco a pelo invernale, vabbè, a parte che la zip non arriva fino in fondo, è metà sacco a pelo, il che non è un grosso problema perché migliora sicuramente a livello di isolamento termico, in inverno può andare bene. Vedete qua c'è questa estensione del sacco a pelo che serve per coprire, una volta che la zip è chiusa, per coprire per l'appunto la zip e migliorare l'isolamento termico. Questo sistema è inadeguato perché purtroppo quando dormiamo, quando ci spostiamo, lei tende a spostarsi e di conseguenza la zip resta libera e l'aria fredda si infiltra all'interno del sacco a pelo. Quindi sarebbe stato sufficiente applicare del velcro per tenere tutto a pacco e avremmo risolto questo difetto, che è un difetto abbastanza marcato, un difetto abbastanza importante. Un'altra cosa che avrebbero potuto fare, io ho un altro sacco a pelo in cui c'è una specie di, anche sulle spalle, una specie di estensione richiudibile con un laccetto che aumenta la chiusura del sacco a pelo sul corpo, lasciando
come se creassi due camere stagne differenti tra la testa e il resto del corpo. Questa cosa crea un ottimo isolamento perché ci si riesce a chiudere bene proprio a livello corporeo, ad evitare qualsiasi infiltrazione di freddo e a tenere più chiuso il calore che noi emaniamo dentro il sacco a pelo. L'altro difetto importante che ho rilevato in questo sacco a pelo è praticamente che le cuciture sono solo orizzontali e di conseguenza cosa succede? La piuma si sposta lasciando delle zone vuote. Si vede benissimo anche in controluce, alcune zone sono più piene di piuma, altre sono invece più vuote. Quindi quando noi ci troviamo a dormire all'interno del sacco a pelo, alcune zone restano più calde, altre zone restano più fredde, facendo infiltrare all'interno del sacco a pelo il freddo. Presumo che delle cuciture orizzontali e verticali per tenere la piuma più ferma in un punto potrebbero essere la soluzione. In ogni caso, questo è un difetto che ho rilevato, quindi durante il sonno le zone scoperte dalla piuma fanno passare il freddo. In conclusione di tutto ciò, vi posso dire che personalmente non ho dormito a meno 12, ma ho dormito intorno a meno 7, meno 8. Io direi che questo è un sacco a pelo comfort fino ai meno 5, meno 6 massimo, non oltre. Non è un vero e proprio sacco a pelo da spedizione. Consideriamo che se veramente abbiamo bisogno di un sacco a pelo per spedizioni invernali, non possiamo permetterci di avere dei dubbi sul comfort del sacco a pelo, perché è fondamentale per il nostro benessere, per dormire bene in situazioni estreme e situazioni di limite. Quindi questo sacco a pelo è un buon sacco a pelo invernale, ma non per temperature troppo rigide, ecco. Purtroppo la sacca di compressione è quella che è e purtroppo ha questi difetti che vi ho elencato. Quindi secondo me, se avete bisogno di un vero e proprio sacco a pelo invernale per temperature sotto i meno 10 gradi, non vi suggerirei di orientarvi su questo Simond. Conviene spendere qualcosina di più e andare su sacchi a pelo un pochino più performanti. Bene, spero che questo video possa essere stato utile, una brevissima recensione, una mia opinione riguardo a questo sacco a pelo da circa 300 euro, adesso non so esattamente se sia aumentato o se il prezzo sia rimasto quello. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento, fatemi sapere se anche voi avete questo sacco a pelo e se lo avete lasciatemi in qualche riga la vostra esperienza di pernotto invernale. Ciao a tutti, alla prossima, un saluto da Luca.